Se domani mattina spuntasse un uomo capace di volare, di sparare laser dagli occhi e sollevare un palazzo con una mano, quanto tempo passerebbe prima che qualcuno cerchi di metterci sopra un logo? 10 minuti? 5? Il tempo di una telefonata al reparto marketing? Probabilmente passerebbe così poco. Perché noi funzioniamo così. Chi ha un vantaggio, anche minimo, lo sfrutta e chi è più forte fa il bullo. Chi è più furbo fa il truffatore e chi ha più soldi fa le regole. Questa è la storia dell'umanità in una semplice riga. Adesso immaginate tutto questo ma con i superpoteri. Immaginate un tizio con la forza di un dio che scopre che nessuno può fermarlo. Pensate davvero che andrebbe in giro a salvare i gattini dagli alberi? O pensate piuttosto che a un certo punto si siederebbe su un trono e guarderebbe tutti dall'alto e direbbe: io posso fare quello che mi pare? Ecco, The Boys parte esattamente da qui. E la risposta che dà è sì, sarebbe un incubo gestito da un'azienda con un reparto marketing. The Boys è una serie Amazon che ha preso il genere supereroistico, lo ha rivoltato come un calzino sporco e ci ha mostrato cosa c'era dentro. E in vista dell'uscita della quinta stagione, in questo video andremo a ripercorrere tutte le prime 4 stagioni facendo una sorta di riassunto, ma più che altro faremo un'analisi della serie. Quando poi uscirà la quinta stagione ci farò un video dedicato come conclusione a questa prima parte. Parliamo quindi di The Boys, una serie uscita nel momento perfetto, nel 2019, quando il Marvel Cinematic Universe toccava il suo apice con Endgame e il pubblico era saturo di supereroi buoni, belli e vincenti. Serviva qualcuno che dicesse: e se fosse tutta una cazzata? La prima stagione di The Boys ti prende a schiaffi già nei primi minuti, e non lo dico metaforicamente. C'è un ragazzo, Yugi Campbell, che sta camminando per la strada con la sua ragazza, Robin. I due stanno parlando del loro futuro, andranno a convivere, le solite cose normali di gente normale, e poi in una frazione di secondo, quando proprio non te lo aspetti, Robin non c'è più, letteralmente. A-Train, un supereroe velocista, le passa attraverso a velocità supersonica e di lei restano soltanto le mani strette a quella del povero Yugi. Tutto il resto è nebbia rossa. Una scena tanto geniale quanto brutale, che è proprio una dichiarazione di intenti della serie. The Boys ti sta dicendo: qui i supereroi non salvano nessuno, qui i supereroi sono il pericolo e il mondo in cui vivono non è un fumetto colorato, ma è il nostro, ma con la piccola differenza che c'è gente che vola. In questo universo i super esistono, sono delle star, sono protagonisti di film miliardari, hanno il loro merchandising di ogni tipo e sono tutti gestiti dalla stessa azienda, la VOT, che li tratta come prodotti, li sponsorizza, ne cura l'immagine, ne copre le malefatte. E pensateci un attimo, questi supereroi hanno poteri veri, potrebbero davvero salvare il mondo, ma quello che fanno è passare il tempo a fare spot pubblicitari, partecipare magari a talk show, girare film in cui salvano la gente per finta, film in cui interpretano alla fine se stessi e il pubblico va a vederli lo stesso. Nessuno in quel mondo sembra cogliere il paradosso, e cioè che se devi girare un film in cui fai il supereroe, forse nella vita vera non lo stai facendo abbastanza. Ed anzi, io aggiungerei che se sei proprio impegnato a girare le tue scene, non stai in quel tempo salvando qualcuno. Al vertice di tutto qui c'è il gruppo dei 7, quella che possiamo definire la Justice League di questo mondo, e il loro leader è Patriota, il Superman locale. Solo che Superman viene da un altro pianeta e magari potrebbe anche davvero volerci bene, mentre Patriota no. Patriota è un essere umano con poteri divini e un'infanzia da incubo. Lui è cresciuto in laboratorio, trattato come una cavia, privato di qualsiasi affetto, e il risultato è una persona estremamente narcisista con i laser negli occhi. Un bambino rotto dentro con un corpo invincibile. Stay there a sec. I do want you to jerk off in front of us right now. Anthony Starr, l'attore che lo interpreta, è semplicemente straordinario. Stagione dopo stagione è sempre meglio. Lui riesce a farti sentire la tensione del personaggio ogni volta che è in scena, perché non sai mai cosa farà. Potrebbe sorridere, potrebbe incenerire qualcuno, potrebbe scoppiare anche a piangere. Queste due pulsioni, il desiderio di essere adorato e l'impulso di distruggere tutto, sono in costante conflitto, e questo lo rende uno dei villain probabilmente
volte più spaventosi mai apparsi in una serie. La cosa che rende Patriota davvero terrificante è che, a differenza di altri cattivi potentissimi, è che lui non ha un piano razionale. Prendiamo Thanos, lui vuole dimezzare l'universo. Darth Vader, lui serve l'impero. C'è sempre un obiettivo chiaro, ma per Patriota questo non c'è, viene a mancare. Lui non sa cosa vuole. Vuole essere amato, ma odia chi lo ama. Vuole essere temuto, ma ha bisogno di approvazione. Vuole essere un dio, ma resta disperatamente umano. E quindi quando hai un personaggio così tanto imprevedibile, con il potere di distruggere il mondo, ogni scena in cui appare diventa una bomba a orologeria. Dall'altra parte, poi, nell'altra fazione dei buoni, abbiamo Billy Butcher, interpretato dal buon Karl Urban. Butcher odia i super con ogni fibra del suo essere e ha un motivo personale devastante per questo. Sua moglie Becca è stata violentata da Patriota e poi è scomparsa, e lui la crede in questo momento morta. Butcher è un uomo distrutto che canalizza tutto il suo dolore nella vendetta, e il bello è che Butcher non è un eroe classico, lui è uno stronzo, manipola, mente, usa le persone, però è il nostro stronzo e tu tifi per lui perché almeno combatte da quella che è in teoria la parte giusta. E questa ambiguità è il cuore di The Boys. Yugi, dopo la morte di Robin, viene reclutato da Butcher e si unisce ai Boys, un gruppetto di persone normali che combattono i super non con la forza ma con le informazioni, con le cimici, gli hack, i ricatti, le prove, perché quando il tuo nemico può volare e sparare laser, l'unica arma che hai sono i suoi sporchi segreti. E questa dinamica funziona alla grande, perché è come un film di spionaggio dentro un mondo di supereroi. A completare poi la squadra abbiamo Frenchy, un francese esperto di esplosivi, con il cuore più grande del cervello a volte, e poi abbiamo latte materno, detto Mother's Milk, MM nella serie, che è il cervello operativo del gruppo, che tiene insieme la baracca, anche quando Butcher la manderebbe volentieri a fuoco. Poi abbiamo Kimiko, che si unisce successivamente, una ragazza imbottita di composto V, che non parla ma comunica con una violenza devastante, ma anche una tenera dolcezza nascosta. French è l'unico che si avvicina a lei con gentilezza, e il rapporto che nasce tra questi due è una delle cose più tenere e delicate di tutta la serie. Poi abbiamo Starlight, Annie, una ragazza cresciuta sognando di entrare nei sette, la perfetta fidanzatina d'America, e quando finalmente realizza il suo sogno, scopre che dietro la facciata c'è il marcio più assoluto. Il suo primo giorno, Abisso, l'Aquaman dei poveri, la costringe a un atto sessuale. È una scena durissima, ma la serie non la butta lì per shock, la usa come punto di partenza per il percorso di Starlight, una donna che scopre che i suoi idoli alla fine sono mostri e quindi decide di combatterli dall'interno. E per Abisso inizia una vera e propria discesa, viene espulso dai sette, spedito in un paesino dimenticato, e lì comincia a sentirsi messo da parte sostanzialmente. Potrebbe essere un momento di crescita, ma lui è Abisso, il tipo con il potere di parlare con i pesci, in un mondo dove il tuo collega spara laser dagli occhi, tu parli con i pesci. È praticamente il fanalino di coda dei sette e non smetterà mai di esserlo. E la serie lo usa come specchio comico e patetico della vanità supereroistica. Tra i sette c'è anche Black Noir. Not you, Noir. You've been great. But the rest of you, it is fair to say that I am disappointed. Un ninja completamente coperto da una maschera nera che praticamente non dice mai una parola. Lui è una macchina di morte silenziosa, ma ogni tanto si lascia andare a scenette comiche che ti prendono un po' di sorpresa. Comunque ci fai l'abitudine. C'è una scena in cui entra in una stanza, fissa un tizio che suona il piano e quello scappa terrorizzato. Black Noir si siede e inizia a suonare lui, così, a caso. Questo personaggio funziona proprio perché è un mistero totale. Noi proiettiamo umanità su di lui senza sapere nulla, ed è solo un commento sottile su come trattiamo i supereroi in generale. La prima stagione costruisce tutto questo con un ritmo serrato e a intervalli irregolari arrivano quelle che io chiamerei sberle, cioè momenti talmente assurdi, violenti o inaspettati che ti costringono a mettere in pausa quasi e dire: ma che cazzo ho appena visto? Pensiamo alla morte di Translucent con una bomba nel culo praticamente,
veramente, l'aereo che Patriota fa precipitare perché non vuole testimoni del suo fallimento, con a bordo bambini che erano suoi grandi fan, che lo guardano con gli occhi pieni di ammirazione. La violenza di The Boys non è gratuita, o meglio, lo è nella misura in cui lo è un fuoco d'artificio, cioè serve a scaricare la tensione enorme che si accumula nei dialoghi, perché la vera paura non è quando qualcuno esplode, ma è quando Patriota sorride. Una scoperta fondamentale della prima stagione è che i supereroi non sono nati super, ma lo sono diventati grazie al composto V, una droga creata dalla bot che, iniettata nei neonati, permette di creare superumani artificiali. Nessuno di loro è naturale. There was no money. They just paid for the medical bills. That's it. I did it because they promised that you'd have a chance at an extraordinary life. And I was happy to do it. This was our dream. This was your dream. I never got a chance to choose my own dreams. La bot ha letteralmente fabbricato i suoi prodotti fin dalla nascita e questo aggiunge uno strato di orrore. Non sono dei che camminano tra noi, sono semplicemente cavie aziendali che non sanno di esserlo, e la bot manda il composto V anche in giro per il mondo per creare dei super terroristi, così da giustificare l'esistenza dei suoi supereroi. Una sorta di circolo vizioso perfetto: creo il problema e poi vendo la soluzione. E se questo non vi ricorda un pochino come funziona il mondo capitalista odierno, beh, insomma, siamo proprio lì. Prima ti vendo le patatine in busta per farti ingrassare e poi ti vendo la barretta proteica per farti dimagrire. Tanto loro guadagnano, ma quello che ci rimette sei sempre tu. Comunque, A-Train, il velocista che ha ucciso Robin, in questa stagione è l'incarnazione della star corrotta. Lui si dopa di composto V per restare il più veloce, è dipendente da questa sostanza, è arrogante, e quando la sua amante Pop Claw viene ricattata dai nostri ragazzi, lui la uccide simulando un'overdose per proteggersi. A-Train nella prima stagione è detestabile, un super che ride della gente che ha calpestato, e il bello è che la serie lo tiene in vita, non lo punisce subito, perché sa che avrà bisogno di lui per raccontare qualcosa di più complesso poi nelle stagioni successive. Il concept fondante della serie è devastante nella sua semplicità. Anche il migliore di noi con i superpoteri potrebbe rivelarsi una merda, è un tarlo che ti pianta in testa e non se ne va più, perché magari tu ti senti una brava persona, ma chiediti: You are America. True patriots. lo sei davvero? O semplicemente non hai mai avuto l'opportunità di essere il contrario? Perché se devo trovare un difetto alla prima stagione di The Boys è che nella seconda metà possiamo dire che rallenta un po' e si lascia andare a dinamiche romantiche che ammorbidiscono il tono generale. La relazione tra Yuri e Starlight sì, funziona quando è conflittuale, quando c'è la tensione del segreto, ma quando diventa troppo dolce rischia di diventare una roba, non dico alla Disney, però un po' fuori contesto, inserita in una serie dove la gente letteralmente esplode. Non è un problema gravissimo, per carità. Il finale però è un colpo di scena che ribalta tutto. Becca, la moglie di Butcher, è viva e ha un figlio, il figlio di Patriota, che si chiama Ryan, ed è il primo supereroe nato naturalmente, non creato in laboratorio. Butcher cercava vendetta per una donna che credeva morta e si ritrova davanti una famiglia che non può accettare, perché Ryan diventerà uno dei personaggi chiave di tutta la serie, il bambino conteso tra due mondi, tra l'umanità della madre e il potere mostruoso del padre, una bomba a orologeria che potrebbe diventare il prossimo Patriota oppure la fine dell'attuale Patriota. La prima stagione di The Boys è quindi una dichiarazione di guerra al genere supereroistico così come lo conoscevamo fino all'epoca. Non è perfetta, ha le sue sbavature, ma l'idea è talmente potente e l'esecuzione è talmente cazzuta che ti dimentichi dei difetti. È divertente, è intelligente, è cattiva, ma soprattutto è vera. Se quindi la prima stagione ti schiaffeggiava, la seconda ti prende per il collo e ti tiene lì, perché matura, cresce, e il senso di smielatezza che ogni tanto spuntava nella prima stagione si evolve in qualcosa di più divertente, più cazzuto, più maturo.
loro. L'aggiunta più importante è il personaggio di Stormfront, una nuova super che entra nei set e sembra la ribelle che tutti aspettavano. Sarcastica, provocatoria, sa usare i social media come un'arma, parla direttamente ai fan scavalcando la comunicazione aziendale voluta dalla VOT. Sembra quasi una di noi e poi scopri che è una nazista, letteralmente, una donna sopravvissuta dal periodo nazista grazie ai suoi poteri e che usa la retorica populista e i meme per manipolare l'opinione pubblica. Ed è qui che The Boys diventa profetica in un modo quasi inquietante. C'è una battuta di Stormfront che è da brividi. You spent $273 million on that Saving America bullshit, and I am running circles around you with 5 guys on laptops churning out memes. I practically pay them with Arby's gift cards. Nel 2020 era una battuta, oggi è un manuale di istruzioni. Il rapporto tra Stormfront e Patriota è poi un'alleanza tra due mondi diversi. Lei lo seduce facendo leva sul suo ego, sussurrandogli che lui è tutto quello che il loro movimento ha sempre sognato. Biondo, occhi azzurri, invincibile. E Patriota ci casca perché è quello che ha sempre voluto sentirsi dire. Non è cattivo perché ha un piano malvagio, lui è cattivo perché è vuoto e riempie quel vuoto con chiunque gli dica che lui è speciale. Ha bisogno di essere amato. In parallelo poi comincia a delinearsi un tema che attraverserà tutta la serie. Butcher e Patriota sono due facce della stessa medaglia. Entrambi sono prodotto di un'infanzia devastante. Entrambi reagiscono alla sofferenza con la violenza ed entrambi manipolano le persone che dicono di amare. La serie li presenta addirittura nello stesso modo. Nel primo episodio entrambi appaiono come eroi e poi si rivelano qualcos'altro. Patriota che fa precipitare un aereo con dei bambini e Butcher che si rivela non essere un agente FBI ma un uomo posseduto dalla vendetta. Sono specchi l'uno dell'altro e la serie gioca su questo parallelismo fino alla fine. Il personaggio di Queen Maeve in questa stagione cresce tantissimo. Nella prima era la Wonder Woman stanca, complice silenziosa degli orrori di Patriota, schiacciata dal senso di colpa per l'aereo che hanno lasciato precipitare. In questa seconda stagione comincia a ribellarsi, comincia a fare piccole scelte coraggiose, a scoprire la sua umanità, anche attraverso il rapporto con la sua compagna Elena. La VOT, ovviamente, sfrutta anche il suo orientamento sessuale per una campagna marketing. Girls Get It Done. Perché in questo mondo niente sfugge alla monetizzazione. A-Train nel frattempo finisce fuori dai set per i problemi di cuore causati dall'abuso di composto B. Lui è il velocista che non può più correre, la star caduta in disgrazia e qui la serie pianta un seme. A-Train comincia molto lentamente a rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni. Non diventa buono dall'oggi al domani, per carità. Qualcosa in lui inizia a muoversi. Yugi in questa stagione cresce, anche lui. Non è più solo il ragazzo traumatizzato, inizia a trovare la sua voce. emerge come il cuore morale del gruppo, un uomo che ha lasciato la sua famiglia per combattere questa guerra e che porta il peso di quella scelta ogni giorno. That's his fucking dick. Don't be so close-minded. È quello che ti ricorda che ci sono delle regole, che non si può scendere al livello dei mostri che combatti. Il rapporto tra French e Kimiko poi diventa il cuore emotivo della serie. Lui che le insegna a comunicare e lei che impara banalmente a fidarsi. Non è una storia d'amore classica, somiglia più a una adozione reciproca. Due persone rotte che si prendono cura l'una dell'altra. È l'angolino dolce di The Boys, un posticino tenero in mezzo a un mondo di teste che esplodono e il latte materno in posti dove non dovrebbe esserci. La seconda stagione è quindi quella dove la serie trova il suo equilibrio perfetto, possiamo dire. C'è il divertimento e la sostanza, c'è la cacciara e il messaggio. Non è una roba che devi spegnere il cervello, anzi, se lo lasci acceso ti diverti di più e questo è raro nel genere super eroistico, dove la regola sembra essere che se ci sono i superpoteri allora la storia può far schifo. Beh, questo non è il caso. Un'aggiunta fondamentale anche è Victoria Newman, la politica carismatica che sembra la paladina anti-vote. Yugi va a lavorare con lei alla fine della stagione, convinto di aver trovato qualcuno che combatte le istituzioni. Poi però si scopre che anche lei è una super ed è lei che
faceva esplodere le teste al congresso. Questo colpo di scena trasforma Newman nel giocatore più pericoloso della serie, una donna che opera su entrambi i fronti e che da qui in poi terrà tutti sotto scacco con il suo doppio gioco. Il finale è un delirio controllato. Stormfront viene sconfitta, Ryan usa i suoi poteri per proteggere sua madre, ma finisce per ucciderla, ed è devastante perché Becca muore chiedendo a Butcher di prendersi cura di Ryan, di non incolparlo per quello che è successo. Ma Ryan è il figlio di Patriota, l'uomo che Butcher odia più di chiunque al mondo, e questo è un tipo di ironia crudele che questa serie sa fare meglio di qualsiasi altra. Butcher quindi affida Ryan a Grace per tenerlo al sicuro, ma dentro di sé sa che quel bambino è una promessa non mantenuta che lo inseguirà sempre. Questa seconda stagione di The Boys conferma quindi che non è un fenomeno passeggero, ma è una serie che sa cosa vuole dire e lo dice con le palle. Tutto funziona come un orologio e la sensazione alla fine è quella giusta. Non vedi l'ora che arrivi la stagione successiva. La terza stagione poi alza ancora di più l'asticella. Entra in scena Soldatino, un supereroe americano, una specie di Capitan America degli anni 40, che tutti credevano in realtà morto, ma che in realtà era stato tenuto prigioniero dai russi per decenni. I ragazzi lo liberano credendo che il potere che ha, un'onda d'urto nucleare dal petto, possa essere l'arma perfetta per uccidere Patriota. Ma Soldatino è una mina vagante, lui è instabile, traumatizzato, con un problema di gestione della rabbia, che lo rende un eufemismo colossale. La rivelazione più grande poi è che Soldatino altro non è che il padre biologico di Patriota. La Vought lo ha creato usando il suo DNA per ottenere un supereroe ancora più potente. E così si costruisce una catena generazionale devastante. Abbiamo Soldatino, il macho anni 50 che picchia, maltratta e non prova empatia per nessuno. Poi abbiamo suo figlio, Patriota, il figlio che però non ha mai avuto un padre e che ha riempito quel vuoto con il narcisismo. E poi abbiamo Ryan, il nipote di Soldatino, contrasto tra due figure paterne ugualmente distruttive, Patriota e Butcher. 3 generazioni quindi di mascolinità tossica che si passano il trauma come un'eredità genetica. C'è un momento bellissimo e terribile quando Patriota scopre che Soldatino è suo padre e per la prima volta in tutta la serie lo vedi sciogliersi. Torna bambino letteralmente, si presenta a Soldatino con le lacrime agli occhi, praticamente supplicandolo di accettarlo, di amarlo. È l'unico momento in cui abbandona davvero la maschera da Dio e torna a essere John, il ragazzino del laboratorio che voleva solo un abbraccio. E Soldatino lo guarda con delusione, lo considera debole. I could have made you better. And not some weak, sniveling pussy. Ed è lì che capisci che il ciclo non si spezza praticamente mai. Ogni padre distrugge il figlio a modo suo. Un aspetto fondamentale di questa stagione è la scelta di dare a Butcher e Yugi i superpoteri temporanei attraverso il composto. Questo è un colpo di genio narrativo. Butcher, che è l'uomo che odia più di tutti i super, scopre che gli piace avere quei poteri, gli piace sparare laser dagli occhi, gli piace essere forte, e questo lo mette davanti a una verità scomoda. Forse non è lui così tanto diverso da quelli che combatte. Forse l'unica differenza tra lui e Patriota è che Patriota ha avuto la sfortuna di nascere con quei poteri. Yugi dal canto suo usa la sostanza per un motivo più umano e anche un po' patetico. È un maschio insicuro che sta con una ragazza molto più forte di lui. Starlight non ha bisogno di essere salvata e questo manda in crisi il suo senso di identità. Il composto gli dà la possibilità di sentirsi alla pari, ma ha un costo enorme. È un discorso quindi sulla mascolinità fragile che la serie fa senza predicare, semplicemente mostrandotelo. Kimiko in questa stagione perde i poteri a causa dell'onda d'urto di Soldatino e per la prima volta nella sua vita è una persona normale. Potrebbe essere la realizzazione del suo sogno più grande, vivere una vita vera con Frenchy, senza la violenza, ma capisce che ne ha bisogno per proteggere chi ama e quindi sceglie di riaverli. È un arco bellissimo che racconta la differenza tra scegliere il potere e subire il potere. In tutto questo MM è il personaggio che tiene tutto insieme, moralmente almeno, perché mentre Butcher perde il controllo, MM è quello che dice fermi,
ci sono dei limiti, diamoci una regolata, ma anche lui ha la sua ossessione. Soldatino ha ucciso la sua famiglia e quindi quando se lo trova davanti deve fare i conti con la stessa sete di vendetta che divora Butcher. La differenza però è che MM lotta per non lasciarsi consumare e questa lotta interiore è una delle cose più umane della serie. Patriota in questa stagione uccide Black Noir quando scopre che lui sapeva da sempre della parentela con Soldatino, ma non gliel'ha mai detto. Why didn't you tell me? È un gesto impulsivo, infantile, terribile che racconta tutto. Per Patriota il tradimento della sua fiducia è peggio dell'omicidio, perché in fondo lui è ancora quel bambino nel laboratorio che voleva soltanto qualcuno di cui potersi fidare. Parliamo adesso di Herogasm. Il sesto episodio, quello che Amazon aveva promesso sarebbe stato il più estremo mai trasmesso sulla piattaforma. E un pochino possiamo dire che lo sia. Altro non è che una mega orgia di supereroi dove succede di tutto e non posso neanche descrivere la metà, altrimenti YouTube mi chiude il video. Ma il punto non è lo shock, è che dentro quell'episodio c'è anche lo scontro tra Soldatino, Butcher e Patriota e la serie dimostra che può essere assurda senza perdere la sua anima. Il finale vede uno scontro epico dove Butcher e Patriota per la prima volta si trovano dalla stessa parte per proteggere Ryan da Soldatino. Queen Maeve si sacrifica per fermare l'onda nucleare di Soldatino, scaraventandosi con lui fuori dall'edificio. Lei sopravvive ma perde i poteri, ma in realtà è meglio così per lei, perché finalmente può vivere una vita serena con la sua compagna. È un finale agrodolce per un personaggio che ha passato 4 stagioni intrappolata tra la paura e la coscienza. Soldatino viene poi rimesso in animazione sospesa, Starlight lascia i 7 per unirsi ai Boys e Butcher scopre che il composto che gli dava i poteri temporaneamente gli ha lasciato un tumore al cervello e che ha pochi mesi di vita. Ma il momento che ti rimane incollato addosso è l'ultimo, quando Patriota è a un raduno, presenta Ryan al pubblico, un manifestante semplicemente lancia una bottiglietta di plastica verso il ragazzo e lì Patriota lo incenerisce con i laser davanti a tutta la folla. E la cosa assurda è che la folla applaude e Ryan, il bambino, sorride. In quel momento la serie cambia marcia, non è più solo una storia di supereroi corrotti, ma è una storia su come una società può scegliere di seguire un tiranno e applaudirlo dopo averlo letteralmente visto ammazzare un uomo a sangue freddo, senza che neanche ce ne fosse troppo il bisogno. La terza stagione è probabilmente il punto più alto della serie e sentivi che poteva chiudersi qui. 3 stagioni, un gran finale, via. Probabilmente con qualche aggiustamento la terza stagione sarebbe anche potuta essere l'ultima, ma sappiamo che le serie di successo devono andare avanti, perché le piattaforme devono fare il cash. E non è troppo un problema, perché per fortuna su The Boys la qualità si mantiene comunque decente. Soprattutto ora che sappiamo che con la quinta stagione si chiuderà, io mi sento molto tranquillo che le cose non rischiano di andare troppo in vacca. Perciò adesso passiamo a parlare della quarta stagione di The Boys, che è la stagione un pochino più divisiva delle altre. Ho letto e ho sentito di tutto prima di guardarla. Gente che la definiva un capolavoro, gente che la definiva una merda. Come spesso accade, poi la verità è un po' nel mezzo. Però c'è da dire che è una verità interessante. Discutiamone. La prima cosa da dire è che questa è la stagione meno action di tutte. È la più politica di tutte. I superpoteri qui pesano poco, le scazzottate sono ridotte al minimo e tutto si gioca su concetti, strategie, manipolazioni. Per certi versi è un'evoluzione naturale della serie, perché la serie ha sempre raccontato come il potere vero non sia quello dei muscoli, ma quello del controllo narrativo, dell'opinione pubblica, della politica. Se tu convinci le persone di qualcosa, tu hai il controllo di quelle persone. Questa quarta stagione è letteralmente lo specchio del mondo contemporaneo che stiamo vivendo, e se non pensate che sia così, forse perché non avete idea di quello che succede nel mondo attualmente. Riguardatevi la serie, riguardatevi la quarta stagione e iniziate ad aprire gli occhi un po' fuori dalla finestra, perché letteralmente questa serie parla di noi, del mondo che viviamo, soltanto in un universo parallelo, ma siamo lì. Il supereroe più potente della serie abbiamo detto che è Patriota, però è anche il più statico dal punto di vista action, a parte vabbè gli scontri con Soldatino visti prima. Lui è praticamente un cartonato che incenerisce la gente. Il vero conflitto è sempre stato psicologico e questa stagione lo abbraccia ancora di più. Viene introdotto un personaggio abbastanza interessante, forse poco sfruttato. You have brains, Sage, but I have wisdom.
Sister Sage, la donna più intelligente del mondo. Il suo superpotere non è sparare laser o volare, ma è pensare, ed è l'unica super che usa davvero i suoi poteri in tutta la stagione. Funziona perché Patriota è un dio instabile con la mentalità di un bambino e quindi serviva qualcuno che incanalasse quella follia in una strategia, e Sage è quella persona. E il suo piano, che sembra fallire per tutta la stagione, si rivela poi nel finale essere stato perfetto dall'inizio. Ogni errore era calcolato, ogni sconfitta era una mossa, perché quando sei la persona più intelligente del mondo, anche il fatto che i tuoi nemici credano di starti battendo fa parte del piano. Patriota in questa stagione affronta la cosa più terrificante per un dio, la mortalità, perché trova capelli grigi, scopre che sta invecchiando e la sua reazione è tornare nel laboratorio dove è cresciuto, affrontare le persone che lo hanno torturato e punirle con il contrappasso, facendo loro esattamente quello che loro facevano a lui. Lascia viva soltanto la scienziata capo, chiusa nella stanza con tutti i colleghi morti, e la porta chiusa. Non può uscire, non può morire, può soltanto restare lì con quello che ha fatto. È una sequenza molto disturbante che ti ricorda che puoi uccidere tutti i tuoi demoni, ma alla fine non puoi uccidere il bambino ferito che sei dentro. L'arco di Ryan qui diventa centrale. Adesso lui è un adolescente conteso tra Patriota, che vuole plasmarlo a sua immagine, e il ricordo di Butcher, che lo ha respinto. I want you to slap him. Bonnie? Do it again. Again. Patriota non riesce a capire perché Ryan abbia bisogno di altro oltre a un padre onnipotente che lo ama, perché Ryan possiede alla fine qualcosa che Patriota non ha mai avuto: umanità, e questo crea una distanza tra padre e figlio che Patriota non sa come colmare, perché non si colma con i laser. Alla fine della stagione Ryan uccide Grace e il suo sguardo diventa sempre più freddo, sempre più simile a quello del padre. È come una bomba ad orologeria che si sta caricando pronta per esplodere. A-Train poi completa finalmente il suo arco di redenzione e lo fa in modo sì abbastanza credibile. Non diventa per carità un santo dall'oggi al domani, però comincia ad aiutare segretamente i boys, piccoli gesti che diventano sempre più grandi, fino a capire che vuole essere un eroe vero, non per le telecamere, ma per quel bambino che lo guarda con ammirazione quando lui porta una persona in ospedale. È un percorso che la serie ha costruito in 4 stagioni, mattone per mattone, e quando paga diciamo che è soddisfacente. Il nuovo Black Noir poi è una trovata abbastanza geniale, non è più il ninja silenzioso originale, anzi è un tizio completamente diverso, comico, narcolettico, che sa volare ma si addormenta in volo, non sostituisce l'originale nel cuore degli spettatori, ma porta un'energia diversa e divertente. È la dimostrazione che per la VOT un super alla fine vale l'altro, basta la maschera. La parte più controversa della stagione è la sottotrama di Frenchy. Fino alla 3ª stagione lui e Kimiko avevano costruito quel rapporto dolcissimo, quasi un'adozione reciproca, come abbiamo detto, quel piccolo angolino tenero di The Boys. Però nella 4ª stagione Frenchy si innamora di Colin e, per un'ironia atroce, Colin è il figlio della famiglia che Frenchy aveva ucciso per la mafia russa. Il problema non è la relazione in sé, Frenchy è sempre stato un personaggio dall'amore libero, quindi era coerente col suo essere. Il problema è come viene gestita. Frenchy perde la testa come un quindicenne, si va a costituire in preda ai sensi di colpa, finisce in galera e poi viene tirato fuori come se avesse rubato le gomme all'Eurospin. L'angolino dolce diventa l'angolino un po' cringe e il rapporto con Kimiko un po' ne risente. Kimiko però dal canto suo ha il suo percorso, va in terapia, affronta il trauma di Shining Light, il gruppo terroristico in cui è cresciuta, e lavora per recuperare la capacità di parlare. E quando nel finale riesce a gridare è un momento che funziona proprio perché è stato guadagnato episodio dopo episodio.
non è un colpo di scena, è un traguardo. Butcher poi continua verso il baratro, il tumore gli dà le allucinazioni, vede Becca, la sua coscienza buona, e Kessler, la sua coscienza cattiva. Il conflitto interiore funziona, ma ci sono momenti che un po' stridono, nulla di che però. Butcher, che entra in un laboratorio dove testano un virus letale, e la prima cosa che fa è liberare un coniglio dalla gabbia. È strano, l'uomo più pragmatico della serie, e nessuno dei presenti dice niente quando fa questa azione. Sono quelle piccole forzature che ti fanno storcere il naso. Non è da Butcher comportarsi così, ma la cosa strana non è che si comporti così, ma che nessuno dica niente. Ma vabbè, piccolezze in questa stagione che possiamo anche tollerare visto comunque tutto il resto. Poi un tema ricorrente nelle 4 stagioni, che nella quarta diventa più evidente, è il plot armor dei protagonisti, che ormai sopravvivono a situazioni dove palesemente dovrebbero morire 10 volte di più. I super che inceneriscono comparse senza battere ciglio diventano stranamente imprecisi quando devono colpire i nostri protagonisti. Ma dai, The Boys non è l'unica serie con questo problema, è vero, ma è una serie che ha costruito la sua identità sulla coerenza interna e sulla decostruzione dei cliché. Quindi quando cade nello stesso errore che critica si nota un po' di più. Victoria Newman nella quarta stagione arriva al culmine del suo doppio gioco. Alla fine si candida come vicepresidente, manovra tra Patriota e Boys e sembra in controllo di tutto. Il suo arco, che attraversa 3 stagioni, è quello del potere che si serve delle istituzioni democratiche per demolirle dall'interno. E la sua fine, per mano di Butcher, chiude un cerchio, ma apre anche un vuoto di potere che Sage riempirà con il colpo di stato. Tutto secondo i suoi piani. Il finale è il vero asso nella manica. Il piano di Sage si rivela, il governo crolla nel caos, un politico fedele a Patriota prende il potere e viene dichiarata la legge marziale. I super adesso diventano l'esercito ufficiale del paese. Tutto va secondo i piani di lei. Starlight fugge, Butcher sparisce con il virus che uccide i super e Ryan guarda il mondo con occhi sempre più freddi. La quarta stagione è un buon prodotto, a tratti molto buono. Patriota è ancora magnifico, Sage è un'aggiunta eccellente e A-Train paga finalmente e il finale ripaga l'attesa. Ma c'è la sensazione di una stagione che avrebbe dovuto correre e invece un pochino frenato, perché il vero finale è stato rimandato alla quinta. Questa è la maledizione delle serie di successo. Quando qualcosa funziona, il business non ti lascia chiudere quando dovresti. E quindi così ti ritrovi con una penultima stagione che costruisce tanto ma conclude poco. Però ha messo su il setup per il gran finale. Quindi se la quinta stagione mantiene le premesse, questa quarta avrà avuto senso, come una rampa di lancio. Tirando le somme, The Boys è una delle serie più importanti degli ultimi anni. Non solo nel genere supereroistico, dove probabilmente il prodotto migliore mai realizzato, ma proprio nella serialità in generale. Ha preso il mito del supereroe e l'ha fatto a pezzi, mostrando cosa c'era sotto. Il potere che corrompe, l'azienda che lo sfrutta, il pubblico che lo adora ciecamente. Ha creato un villain, Patriota, che rimarrà nella storia della televisione come uno dei personaggi più terrificanti e anche più complessi mai scritti. Un dio che vuole solo essere amato e proprio per questo è capace di distruggere tutto. Ha costruito il suo specchio in Butcher, un uomo che combatte i mostri rischiando di diventarne uno a sua volta. Questo è un parallelismo tra i due bambini feriti che non sono mai cresciuti davvero, ed è il filo rosso che tiene insieme 4 stagioni di caos. Ha dato vita a personaggi secondari che in qualsiasi altra serie sarebbero stati magari protagonisti. A-Train e il suo percorso dalla dipendenza alla redenzione, Kimiko e la sua battaglia per riconquistare la voce, letteralmente ma anche metaforicamente, Frenchy e il suo cuore troppo grande per il mondo in cui vive, e Mem e la sua lotta per restare umano in mezzo alla follia più assurda, Starlight e il suo viaggio dalla purezza alla consapevolezza che per fare del bene a volte devi sporcarti le mani, Queen Maeve e il suo sacrificio per liberarsi di un mondo che l'aveva intrappolata. Persino Abisso, nella sua patetichezza comica, racconta qualcosa di vero sulla vanità e sulla disperazione di chi non conta niente e lo sa. Il percorso della serie ha un arco chiaro, una prima stagione esplosiva che stabilisce le regole, una seconda che le perfeziona, una terza che raggiunge il picco e una quarta che mantiene il livello pur rallentando. Non è perfetta. Il plot armor è un problema ricorrente, alcune sottotrame potevano essere gestite meglio, e poi c'è la sensazione
sensazione che una stagione in meno avrebbe reso tutto più compatto, ma il mondo che The Boys ha costruito, i personaggi che ha creato, i temi che ha affrontato, sono di un livello che pochissime serie raggiungono, per cui adesso che arriva la quinta e ultima stagione, l'8 aprile su Prime Video, Soldatino sappiamo che torna, e il che promette un altro confronto padre-figlio, compatriota, e poi Ryan che deve scegliere stare con i cattivi o stare con i meno cattivi. Quello che poi sappiamo è che lo showrunner di The Boys in realtà ha sempre detto che aveva pianificato 5 stagioni e che la quinta sarà The Boys dell'Apocalisse. Il punto più basso è stato raggiunto, tutti sono a terra e da qui si può soltanto risalire o bruciare tutto. Quindi, considerando la serie di cui parliamo, probabilmente succederanno entrambe le cose. Io non vedo l'ora di questa quinta stagione. Voi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e che previsioni avete. E ditemi anche qual è la vostra stagione e il vostro momento preferito della serie. Vi ricordo di iscrivervi per altri video di questo tipo su film e serie TV e se vi va il mi piace mi aiuta a capire che avete apprezzato il video. Detto questo, io vi saluto, ci aggiorniamo poi per la quinta stagione.